Rieccoci qua, quest'oggi con un nuovo video e come vedete utilizzerò appunto i Romantic Tarot, ossia appunto quest'oggi parliamo prettamente d'amore, di un uomo, di un ragazzo che avete conosciuto da poco e che vi lascia a volte dei dubbi. Dubbi su cosa? Innanzitutto su cosa realmente voglia da voi, su cosa realmente pensi di voi questa persona, su cosa veramente provi, magari anche già per voi, e soprattutto cerchiamo un po' anche di capire se questa persona possa essere sincera oppure se possa nascondervi qualcosa o meglio qualcuna. Per esempio, qualche ex compagna, fidanzata oppure qualche amica di troppo. Quindi cerchiamo un po' di capire questa persona nel presente cosa pensa di voi, della vostra conoscenza, della vostra iniziale frequentazione. Ovviamente cerchiamo di capire i pro e i contro della situazione, quindi se ci sono degli ostacoli e di che tipo sono questi ostacoli, che cos'ha realmente nel cuore questa persona o chi ha realmente nel cuore, vi ripeto, se magari ha qualche ex di troppo. Quindi cerchiamo anche un po' di capire questa persona come gestisce il rapporto con il suo passato e quindi con le sue ex o la sua ex. E cerchiamo anche di capire ovviamente che cosa riserva però chiaramente a voi due il futuro. Però vi ripeto, con un focus importante sull'ambiente che lo circonda. Quindi vi ripeto, ex, amiche, conoscenti e così via. Ovviamente, arcano fondamentale, soprattutto direi in questo caso, il consiglio degli arcani. Allora, io inizio a mescolare il mazzo di carte e utilizzerò, come faccio spesso sul canale, non sempre ma spesso, il metodo a 8 carte che a mio avviso soprattutto in domande tipo questa effettivamente è a mio avviso il migliore perché permette di sondare il terreno in riferimento al presente in maniera molto dettagliata. Allora, ok, allora appoggiamo qui il mazzo, ecco appunto. Ok, allora partiamo dalla prima posizione, la prima posizione che appunto riguarda il presente della situazione. Quindi cerchiamo di capire questa persona nel momento presente come sta vivendo la conoscenza con voi. Allora, qui abbiamo il 6 di spade. Questa è una persona che vive il rapporto con voi volendo allontanarsi proprio da un passato molto difficile. Allora, ovviamente la carta precedente al 6 di spade è il 5 di spade, che è una carta molto pesante, che ci parla di una rottura, che ci parla di una separazione dolorosa
che ci parla di un rapporto, o comunque anche di più rapporti che questa persona può aver vissuto, assolutamente dolorosissimi. Questa è una persona che sicuramente nella vita non ha avuto le cose facili, perché qui partiamo da un passato lontano, che è un 5 di spade, quindi che precede il 6 di spade nel presente, quindi una situazione molto molto pesante, una situazione fatta anche di tradimenti, fatta anche di disonestà, di slealtà. Generalmente nel caso del 5 di spade una disonestà subita più che in qualche modo, diciamo, effettuata a sua volta, ma ovviamente comunque ci parla di trame, di intrighi, di situazioni per nulla pulite, persone che vogliono vincere a tutti i costi, quindi utilizzando anche metodi comunque sleali, situazioni in qualche modo troppo intricate per parlare d'amore. Le spade non vanno d'accordo con le coppe. Quindi in realtà questa è una persona che comunque ha incontrato persone sbagliate nel momento sbagliato, iniziando rapporti sbagliati che hanno poi portato a delle situazioni sbagliate. Quindi questa è una persona che o proviene da un rapporto molto importante chiuso malamente, quindi potrebbe essere un divorzio, una separazione, oppure comunque un fidanzamento che è stato però molto difficile e duro per questa persona, oppure questa è una persona che appunto ha inanellato più storie, però chiaramente una peggio dell'altra. Vi vede come una sorta di porto sicuro. La carta del 6 di spade, non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, è rappresentato ad esempio da persone che su una barca si allontanano da una città che brucia in fiamme per andare verso un orizzonte più sereno. Quindi questa persona sicuramente con voi, vedete, si sente al sicuro, come questi due amanti che in realtà non stanno amoreggiando in maniera particolarmente focosa, ma vedete la mano di lui è appoggiata alla mano di lei. Quindi sono due persone che comunque si sorreggono. Voi veramente rappresentate per questa persona anche un'amica, quindi non soltanto un amante, ma anche una confidente, cioè una persona che lui non vuole assolutamente perdere. C'è anche da dire però che obiettivamente queste due persone, vi ripeto, non stanno amoreggiando in maniera particolarmente calorosa, proprio perché evidentemente queste persone hanno una certa diffidenza l'una nei confronti dell'altra. Queste sono due persone di fronte ad un pianoforte, difatti questa è la carta della sonata a quattro mani. Quindi qualsiasi opera d'arte, di conseguenza anche un rapporto che nasce, cresce e diventa forte, importante, necessita ovviamente di tutte e quattro le mani. Quindi necessita che entrambi suonino all'unisono, quindi che entrambi mettano nell'ambito della costruzione del rapporto lo stesso impegno. In questo caso non c'è impegno totale al 100% da parte di entrambi. Evidentemente perché sono persone che hanno delle diffidenze e delle paure. Probabilmente perché, appunto, arrivano entrambe da un passato duro. Lui sicuramente, ma probabilmente anche voi. Perché questa è una posizione che riguarda entrambi, cioè sia voi che lui. Quindi anche voi, proprio perché in effetti siete in questa stesa, avete dei dubbi importanti in riferimento proprio al rapporto con questa persona. Obiettivamente, quindi, è una situazione che può diventare importante, perché è una situazione di passaggio, ma che in questo momento è un po' frenata. Non parliamo di bastoni, non parliamo di coppe, quindi non vi state lasciando andare del tutto. Ma per entrambi, l'uno e l'altra, siete comunque importanti.
Quindi, oltre ad essere amanti, oltre comunque a piacersi, qui c'è anche tanta complicità. Però può sembrare più un rapporto di amicizia, di confidenza, piuttosto che magari un rapporto d'amore. Evidentemente perché appunto siete ancora all'inizio, una situazione ancora embrionale. Però vi ripeto, questa è una persona che arriva da un passato molto duro. Quindi evidentemente le sue ritrosie, le sue paure, direi che sono più che altro assolutamente fondate, non nei vostri confronti, ma comunque nei confronti di un nuovo sentimento. Ok? Questo ovviamente vale anche per voi. Vediamo cosa c'è di bello nel vostro rapporto, i pro. Allora, qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Questa sicuramente è una persona che ha coraggio, quindi è una persona che non si sottrae assolutamente al confronto, è una persona molto diretta, il Cavaliere di Spade tra i 4 cavalieri è quello che si muove più velocemente, ed è anche una persona molto seria e severa. Vi ripeto, è una persona che può sembrare comunque una persona in qualche modo a volte un po' fredda, perché di nuovo parliamo di spade, ma in realtà è una persona che, come tutti i personaggi ovviamente di spade, tende a voler tutelare il proprio cuore. Quindi è una persona che chiaramente ha coraggio, che si è buttata in questa nuova relazione con voi, in questa nuova conoscenza, ma deve ancora cancellare qualcosa del suo passato che purtroppo potrebbe ancora in qualche modo spaventarlo. Guardate, questo cavallo in qualche modo non è in una posizione di tranquillità, di riposo. È come se ci siano ancora delle oscure ombre che arrivano dal passato e che devono essere abbattute. Verranno abbattute perché il Cavaliere di Spade vuole farlo, ma chiaramente c'è ancora qualcosa che non lo rende del tutto tranquillo. Una delle caratteristiche del Cavaliere di Spade può essere anche, diciamo, un temperamento a volte un po' bilioso, nel senso che questa può essere una persona un po' irascibile, comunque può essere una persona non violenta, assolutamente, perché non è venuta in accezione negativa, ma è una persona che potrebbe magari dire la cosa sbagliata al momento sbagliato, potrebbe avere la lingua un po' tagliente, o potrebbe non essere particolarmente romantica questa persona. Ma vi ripeto, non perché non ci sia interesse, perché il Cavaliere di Spade, quando punta a un obiettivo, va fino in fondo e fa di tutto per eliminare gli ostacoli che ha davanti a sé. Anche, vi ripeto, in riferimento al passato. Quindi in realtà questo Cavaliere di Spade è assolutamente benaugurale, perché nei vostri confronti ha tutte le intenzioni. Tra l'altro è un cavaliere, quindi ci parla di spostamento, potrebbe essere una persona che potrebbe volervi incontrare, magari di nuovo se vi siete già visti una prima volta, sentirvi, perché ci parla sicuramente di comunicazioni, Cavaliere di Spade porta comunicazioni. Quindi comunque è una situazione che lui vuole vivere e che vuole assolutamente portare avanti con forza e coraggio, in modo anche da eliminare, anche grazie alla vostra presenza, come vi dicevo prima con il 6 di spade, delle ombre che possono arrivare direttamente dal passato. Quindi questa è sicuramente una persona che ha comunque tutta l'intenzione di portare avanti la conoscenza e il rapporto con voi. Lo vuole fare ovviamente perché è attratto da voi, ma vi ripeto, è un cavaliere di spade, non è un cavaliere di bastoni. È attratto sicuramente fisicamente da voi, ma è attratto anche molto mentalmente, cioè vi vede molto simile a lui. Ci sono degli elementi che questa persona vive in maniera molto positiva fra di voi, vedendovi quasi come una sorta di anima gemella, di confidente.
E questa cosa per lui è molto importante, quindi non vuole assolutamente perdervi. Vi ripeto, vi vuole anche addirittura incontrare. Nel caso in cui voi abitiate per esempio lontani e sia una conoscenza nata sui social, questa è una persona che vorrebbe vedervi e vorrebbe incontrarvi. Vediamo che cosa ha nel cuore questa persona. Allora, qui abbiamo la luna, ecco appunto, vi dicevo ombre dal passato. Ve l'ho detto con il Cavaliere di Spade. Allora, questa è una persona che si trova purtroppo a pensare a volte ancora al suo passato. Ve l'ho detto, la carta della luna, anche sicuramente in altre stese, chi mi segue da diverso tempo, è un arcano molto importante, perché ci parla di un individuo che ha la necessità di guardarsi dentro, nel profondo della propria ombra junghiana, nel profondo della propria, forse parte più preziosa, ma anche nascosta di sé, dove c'è tutto ciò che noi a volte nascondiamo anche a noi stessi e di cui magari ci vergogniamo. È necessario che questa persona porti alla luce della ragione, della coscienza, tutto ciò che ha dentro, perché questa persona non ha ancora del tutto metabolizzato il suo passato. La luna, tra l'altro, tra tutti gli arcani, direi tra tutti i 78 arcani maggiori, è quella che meglio rappresenta il passato, similmente quasi al 6 di coppe. Rappresenta un passato che permane nell'emotività, nei ricordi. Non parlo di sentimenti, qui non si parla di amore, ma di ricordi, che per questa persona sono importanti ancora. Quindi in realtà c'è ancora qualcosa o qualcuno, come in questo caso, che fa parte del suo passato e che molto probabilmente tende a tornare nella sua vita, o sotto forma di ricordi, oppure in maniera concreta, perché la luna rappresenta un'oscurità parziale, non totale come l'oscurità ovviamente del demonio, però rappresenta comunque un non detto, quindi dei piccoli segreti, un qualcosa di nascosto che questa persona non vi racconta. Quindi la luna rappresenta in effetti purtroppo un po' una risposta alla domanda: c'è qualcosa che questa persona non mi dice? Sì. La carta della luna è proprio l'arcano che per eccellenza rappresenta una risposta alla domanda. Ma non è venuta in accezione negativa, quindi non c'è un tentativo di dolo, diciamo, da parte di questa persona nei vostri confronti, non vi vuole ingannare, ma è una persona che evidentemente in qualche modo sta facendo fatica a far fronte a dei ricordi o comunque a delle persone effettive che continuano a fare avanti e indietro nella sua vita e che in qualche modo lo turbano, perché la luna rappresenta anche proprio il turbamento, tutto ciò che obiettivamente ci colpisce. Questa è la carta del bacio segreto, quindi in realtà è chiaro che ci potrebbero essere dei contatti con una persona del passato, ma la luna parla prevalentemente di una fantasia, quindi potrebbe pensare ancora ad alcune persone, a una persona secondo me in particolare del passato. Ma vi ripeto, non è amore, non è desiderio fisico, è un ricordo a cui questa persona rimane malinconicamente attaccato. Quindi sicuramente, ve l'ho detto dall'inizio con questo 6 di spade, questa è una persona che arriva da un passato duro, quindi da una separazione importante e molto dolorosa con il 5 di spade. Quindi è chiaro che questa persona possa ancora avere nel suo cuore la presenza di quella persona, che per lui evidentemente è molto importante, o è stata comunque molto importante. Però vi ripeto, ci possono essere dei contatti, perché la luna parla prevalentemente di sogno, di fantasia, di immaginazione, un sentirsi. Però vi ripeto, non mi sembra per ora un qualcosa che possa sfociare in una forma di tradimento nei vostri confronti o comunque
di, diciamo, fisicità agita con l'altra persona. Però c'è comunque qualcuno che del suo passato probabilmente non vi ha ancora parlato, o nel caso in cui vi abbia accennato qualcosa non vi ha detto tutto, perché la luna rappresenta un non detto. Quindi c'è ancora qualcosa che voi dovete scoprire. Vediamo i contro della situazione a questo punto. Di nuovo spade. Allora, il 4 di spade, mamma mia, qui c'è un mentale veramente potentissimo. Allora, qui abbiamo un 4 di spade, tra l'altro ovviamente in accezione negativa. Il 4 di spade in accezione negativa rappresenta una situazione di appunto non tranquillità, cioè una persona un po' irrequieta. Quindi è una persona che fa un passo avanti, 2 passi indietro, un passo avanti, 3 passi indietro. Questa è la carta del valzer viennese. Quindi è come se questa persona stesse, diciamo, ballando in questo momento con i suoi pensieri, alternandoli presente, passato, passato, presente. Cosa vi ho detto con la luna? Questa è una persona che ha ancora dei retaggi che arrivano dal passato. Quindi ogni tanto questa persona vuole fare un passo avanti e quindi magari vuole darsi al nuovo, quindi a voi, alla relazione con voi, e ogni tanto invece si ritira. Quindi crea probabilmente anche del silenzio, perché la carta del 4 di spade in accezione negativa rappresenta anche dei piccoli momenti di stand-by, momenti in cui magari questa persona si nega a voi. Magari, per esempio, non vi risponde ai messaggi per diverse ore e voi sapete che, per esempio, non è al lavoro, perché in quel momento quella persona di nuovo fa un passo indietro, quindi sta ripensando al passato. È come se le paure del passato in quel momento lo fagocitassero e bloccassero in un eterno presente, ma di immobilismo, una carta di grado 4. Le carte di grado pari rappresentano l'immobilismo. Quindi è come se questa persona in alcuni momenti lasciasse la propria vita, quindi i propri pensieri, la propria emotività in uno stato di stagnazione, senza poter andare avanti. Quindi nel momento in cui voi vedete questa persona alternare momenti di maggior serenità e apertura nei vostri confronti a momenti in qualche modo di chiusura, la spiegazione è in riferimento proprio al suo passato. Questa è una persona che non ha ancora risolto alcune questioni. Questioni che possono averlo anche danneggiato da un punto di vista proprio di salute e equilibrio psicofisico, perché il 4 di spade rappresenta generalmente la salute. Quindi è una persona che potrebbe aver risentito molto di situazioni del passato veramente molto pesanti, per cui potrebbe avere per esempio anche delle malattie a carattere psicosomatico. Ok? Cioè una persona che, vi ripeto, non ha ancora ben metabolizzato il passato, Quindi nel momento in cui si blocca, la motivazione è in riferimento proprio a quello. Quindi fate bene obiettivamente a non fidarvi del tutto, ma vi ripeto, qui non c'è, almeno per adesso, una carta di inganno, C'è una persona che fa fatica a lasciare andare il passato, perché a mio avviso qui c'è qualcuno che probabilmente lui sente ancora. Vediamo il suo entourage però a questo punto, cosa lo circonda, amici, parenti. No, vabbè, allora, 7 di spade, un'altra carta di spade. Allora, sicuramente ci sono persone fortemente ingannevoli, 7 di spade. Ve l'ho detto che questa persona arriva da un passato in cui si è sentita tradita, ebbene sì. Questa è una persona che sicuramente non gode di amici fidati, quindi è una persona che molto spesso è stata ingannata proprio dalle persone dalle quali si poteva fidare di più o pensava di potersi fidare di più. Questa è la carta della cortigiana, quindi di una donna che, guardate, ha organizzato tutto nei minimi particolari e ovviamente particolari atti a fare chiaramente del male ai futuri commensali che in qualche modo arriveranno poi alla sua tavola. È chiaro che il 7 di spade ci parla di sotterfugi, quindi
probabilmente questa è una persona che ha delle amicizie che fanno buon viso a cattivo gioco, i classici amici che fingono di volerlo aiutare, ma poi in realtà non lo aiutano affatto, quindi molto probabilmente lo lasciano solo, sparlano, perché il 7 di spade può rappresentare anche i pettegolezzi e le maldicenze, e molto probabilmente nel momento in cui si può pensare che possano in qualche modo, per esempio, volerlo anche aiutare ad uscire da queste situazioni, da questo passato così pesante, in realtà magari glielo riportano alla mente. Quindi ha un ambiente veramente fortemente conflittuale, perché il 7 di spade ci parla di contrasti pesanti, quindi di difficoltà in vari ambiti. Quindi questa è una persona che molto probabilmente sente a volte di non avere nessun controllo sugli eventi e di non poterci fare nulla. È una persona che non ritiene di avere molti amici, anzi ritiene di essere stata ingannata. La carta del 7 di spade è la carta del ladro, quindi comunque di chi agisce alle spalle. Ma è anche la carta dei tradimenti scoperti e delle bugie che vengono alla luce, quindi molto probabilmente questa è una persona che ha anche scoperto delle menzogne, dei tradimenti che sono stati fatti alle sue spalle, ai suoi danni, o magari anche danni di amici ai quali lui teneva particolarmente da altri amici. Quindi questa è una persona che ha un ambiente pessimo. Quindi probabilmente questa persona evidentemente dovrebbe cercarsi comunque un nuovo gruppo amicale, a mio avviso, comunque nuove persone a cui affidarsi e di cui fidarsi, perché con questo 7 di spade qui non andiamo da nessuna parte. Anzi, obiettivamente, qui abbiamo sicuramente un gruppo, vi ripeto, amicale che non brilla di serietà. Quindi attenzione, nel caso in cui voi abbiate amici in comune, anche voi a fidarvi di queste persone, perché sono persone totalmente inaffidabili, anche nei vostri confronti. Quindi potrebbero, per esempio, spiarvi sui social e in qualche modo anche mal consigliare lui. Quindi dare anche di voi dei pareri sbagliati o negativi. Sono persone che lavorano alle spalle in maniera negativa. Quindi appunto nel caso in cui abbiate amicizie comuni, attenzione a queste amicizie comuni. Allora, vediamo però il filo rosso che lega voi a questa persona. Che tipologia di legame c'è? Qui abbiamo il 5 di coppe. Allora, tra voi e questa persona sicuramente c'è molto desiderio anche fisico, perché il 5 di coppe ci parla di un amore fisicamente prepotente. Quindi abbiamo fisicità e abbiamo un mentale molto affine, che questa persona sente molto affine, quindi vi sente amica, complice, amante. Ovviamente parliamo di un 5 di coppe, quindi non si può parlare ovviamente ad oggi di un innamoramento, non è un asso di coppe o un 2 di coppe, ok? Quindi non si può definire lui innamorato di voi, ma neanche voi innamorate di lui. C'è sicuramente una situazione iniziale, embrionale, c'è un piacersi, c'è un feeling erotico, ma come vi dicevo all'inizio, e come proprio vuole la domanda della stesa, qui c'è molta diffidenza. Quindi siete entrambi un po', diciamo, con il freno a mano alzato. Quindi obiettivamente qui sì, c'è un partire importante, un 5 di coppe, quindi una base importante, ma in realtà qualcosa che ancora deve sviluppare nei sentimenti. Ok? Il 5 di coppe poi ci parla di situazioni plurime, quindi lui ha sicuramente molte altre, vedete, corteggiatrici, quindi è una persona molto ammirata, evidentemente un uomo che piace a livello estetico, oppure un uomo che ci sa fare, quindi comunque ha tante persone che lo corteggiano, ma anche voi. Quindi in realtà qui si parla anche molto di gelosia da parte di entrambi, quindi lui potrebbe diventare molto geloso di voi e voi potreste essere gelose di lui, perché qui
entrambi avete diversi corteggiatori, o comunque lui potrebbe pensare che voi abbiate altri corteggiatori, anche se voi siete interessate solo a lui, ma ovviamente potete piacere sicuramente anche ad altre persone. Questa cosa lo infastidisce. Quindi in realtà c'è molta rivalità in questa storia, non tra voi e lui, ma in qualche modo tra lui e persone che vi ronzano attorno, e tra voi e persone che ronzano attorno a lui, altre donne. Ok? Quindi in realtà è un rapporto, chiaramente ragazzi, appena iniziato, e si nota chiaramente che è un rapporto embrionale, perché in questo caso evidentemente con questo 5 di coppe gli arcani ci stanno parlando di una situazione in cui non avete ancora scelto e ben deciso, ok, lui è l'uomo, ok, lei è la donna della mia vita. Quindi è chiaro che è facile sentire altre persone, chattare con altre persone sui vari social, un caffè con la collega o con il collega. Quindi non è ancora una situazione ben definita, non ci sono dei confini. Quindi ecco perché ci sono ancora queste situazioni di rivalità. Però, vi ripeto, fra di voi c'è sicuramente una grande attrazione fisica, perché il 5 di coppe da un punto di vista fisico proprio, ovviamente, è molto importante, perché parla proprio di un'attrazione importante, Questa persona probabilmente non provava da tanto tempo. Inoltre il 5 di coppe ci parla di un'attrazione anche particolarmente, diciamo, importante, focosa. Quindi questa persona potrebbe a volte anche immaginarvi magari in modi piuttosto inusuali, che questa persona magari potrebbe voler provare evidentemente con voi. Quindi comunque è una persona molto presa da voi da un punto di vista fisico, Però chiaramente per quanto riguarda i sentimenti, ovviamente il percorso è ancora da farsi. Con la presenza, vi ripeto, comunque di corteggiatori nel vostro caso e corteggiatrici nel suo caso. Vediamo a questo punto che cosa vi consigliano gli arcani. Allora, qui abbiamo il 10 di bastoni. Allora, sicuramente è una storia che può andare avanti, ma sulla quale bisognerà, nel caso ovviamente in cui voi lo vogliate, lavorarci su tanto. Il 10 di bastoni rappresenta comunque l'impegno e anche la fatica. Quindi è sicuramente un rapporto che potrebbe andare avanti, tra l'altro anche lungamente, parliamo di una carta di grado 10, potrebbe rappresentare per entrambi veramente un giro di boa, quindi il cancellare finalmente il passato per andare verso un futuro decisamente più roseo, ma ovviamente è una storia che necessiterà di grande impegno. Evidentemente un impegno da parte di entrambi, quindi sicuramente siete entrambi guidati. Il cuore guida i vostri passi verso la giusta direzione, ma chiaramente c'è la necessità proprio di uno sforzo, lo sforzo positivo. Questa è proprio la carta dello sforzo positivo. Sarà sicuramente una storia che potrebbe diventare molto importante e vi ripeto, proprio basilare nella vita sia vostra che sua. Siete sulla giusta direzione, ma sicuramente in questo caso bisognerà in qualche modo però ovviamente armarsi di pazienza e di forza di volontà. Perché qui obiettivamente, ve l'ho già detto ragazzi, ci sono tante carte di spade, c'è un passato ancora troppo presente nella vita di questa persona e qui soprattutto appunto abbiamo visto anche la presenza di altri corteggiatori barra corteggiatrici, sia per voi che per lui. Quindi evidentemente qui si deve ancora cercare di fare una scelta definitiva, sia lei sia lui, quello che voglio definitivamente frequentare, con cui voglio iniziare una storia. Perché in questo caso ci sono un po' troppe persone, sinceramente, tra voi due in mezzo, che non sono ancora state eliminate. In particolar modo per quanto riguarda lui, per cui qui abbiamo ancora un sentire o un pensare comunque nostalgico a una persona del passato. Quindi per cancellare tutta questa situazione, ecco perché il 10 di bastoni. Questo però ragazzi ovviamente se voi volete,
quindi è il consiglio degli arcani. Gli arcani vi dicono sì, questa storia può andare avanti? Certo. Può essere importante? Assolutamente sì. Può mettere basi significative? Sì, ma ci vuole sforzo, ci vuole fatica, ci vuole impegno e ci vuole tempo. Ok? Perché chiaramente le tempistiche del 10 di bastoni sono piuttosto lunghine. È una carta che può rappresentare anche comunque un'evoluzione importante oltre le 3-4 settimane, quindi si può parlare anche di qualche mesetto di realizzazione, ok? Vediamo a questo punto appunto il futuro fra di voi. Allora, qui abbiamo una bellissima imperatrice. È chiaro che sicuramente nel momento in cui voi andiate ad ascoltare il consiglio degli arcani, sicuramente fra di voi ci sarà ovviamente un rapporto che prenderà piede, diventerà molto importante. L'imperatrice, non in questo mazzo, ma nei mazzi più tradizionali, è rappresentata da una donna incinta, quindi sicuramente una base c'è, ve lo dicevo poco fa parlando del 5 di coppe, c'è tanta attrazione, c'è tanta complicità mentale. Quindi c'è anche tenerezza, c'è dolcezza, ovviamente c'è già quindi una base, ok? Il bambino già c'è, chiaramente deve nascere, ok? Quindi sicuramente è una gestazione che ovviamente dovrà richiedere questo rapporto per diventare chiaramente un rapporto importante, ma lo diventerà. Sicuramente l'imperatrice ci parla di comunicazioni, quindi sicuramente voi continuerete a sentire, a vedere questa persona. L'imperatrice ci parla quindi di dolcezze, di momenti di tenerezza, di passionalità, ma vissuta in maniera romantica e soprattutto grazie alla seduzione e alla bellezza, perché l'imperatrice ci parla proprio di bellezza, ok? Quindi sicuramente voi riuscirete ad ammaliare questa persona grazie anche proprio, vi ripeto, a questo approccio fisico che vi dicevo appunto con il 5 di coppe voi avete proprio in riferimento a questa persona. Cioè voi avete grande potenzialità, quindi c'è grande fertilità e grande sviluppo, abbondanza, fecondità in questo rapporto. Quindi le vostre ambizioni verranno sicuramente realizzate, ma agendo con furbizia, con seduzione, con intelligenza, sfruttando la vostra ovviamente bellezza, che è quello che abbiamo visto fa veramente da ponte comunicativo con questa persona. Quindi sicuramente andrete verso il sereno e ovviamente l'imperatrice ci parla anche di potere, perché è una donna di potere. Quindi sicuramente voi avrete molto più potere rispetto a tutte queste persone del passato che verranno evidentemente in qualche modo allontanate. Cioè la vostra figura emergerà rispetto a queste persone. Vi ripeto, grazie al dialogo, quindi continuate a sentire questa persona, continuate a vederla, cercate ovviamente dei momenti importanti di seduzione, quindi accentuate la passione, l'amore con questa persona, ovviamente facendovi però anche vedere in maniera molto autonoma e indipendente, perché l'imperatrice sa cavarsela da sola. Quindi non fate vedere a questa persona che pendete dalle sue labbra e dalle sue decisioni. Non mostratevi eccessivamente guardinghe, gelose, datevi invece alla passione, alla seduzione. Cercate di vivervelo questo rapporto, perché sicuramente è un rapporto che vi darà soddisfazioni. Stesso discorso che vi dicevo per quanto riguarda le tempistiche del 10 di bastoni, ecco, anche qui in questo caso viene confermato che lo sviluppo, ovviamente importante nell'ambito della vostra relazione, di questa vostra conoscenza, avverrà grosso modo entro le 3-4 settimane, massimo un mesetto. Quindi vedrete veramente in qualche modo modificarsi questo rapporto, ovviamente in maniera molto positiva. E vi ripeto, qui può nascere veramente una bella relazione, perché la carta dell'imperatrice rappresenta proprio un rapporto, una relazione che potrebbe diventare veramente molto significativa. Quindi qui c'è grande armonia tra voi e questa persona. Sicuramente, quindi potrebbe addirittura diventare un fidanzamento ufficiale, addirittura anche potrebbe andare verso il matrimonio, una convivenza, una maternità. Ok? Quindi il vostro sarà un rapporto molto molto importante, ma dovrete chiaramente agire in maniera
colta, intelligente, sorridente, facendo leva sulla vostra capacità di seduzione, quindi bellezza, fascino. Mostratevi comunque affidabili, ma anche piene di dignità. Quindi mostrate tutto il vostro potenziale di femminilità, perché questa situazione assolutamente andrà a migliorare. Quindi sicuramente qui, devo dire la verità, è un rapporto che anche abbastanza, diciamo, in tempi rapidi, perché parliamo comunque grosso modo di un mesetto, come tempi massimi avremo comunque uno sviluppo molto importante. Ovviamente è chiaro che in questo caso la presenza di tutte queste altre persone, che è una presenza chiaramente infastidente, verrà sicuramente eliminata o comunque in qualche modo allontanata. Quindi non preoccupatevi che sicuramente anche attraverso il dialogo, come ci suggerisce appunto l'imperatrice, voi verrete a conoscenza di tutto ciò che è veramente importante sapere proprio nei riguardi della vita e del passato in particolar modo, come diceva la luna appunto del passato di questa persona, ma voi verrete a conoscenza man mano di tutto e il vostro rapporto sicuramente diventerà molto più importante, quindi non dovete temere nessuna in particolare, perché appunto il vostro rapporto ovviamente prenderà un'ottima piega. Ragazze, ovviamente se ascolterete il consiglio del 10 di bastoni, nel senso nel momento in cui voi vogliate comunque rendere questo rapporto ancora più importante, lavorandoci ovviamente su. D'accordo? Quindi la scelta finale ovviamente sta a voi. Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna e soprattutto buoni incontri, perché ce ne saranno tanti e saranno anche particolarmente e fisicamente molto molto sentiti, ovviamente da parte di entrambi.